Benvenuti in un nuovo video indiano e oggi cambiamo voce perché Paolo l'ha persa, ma cambiamo anche aria in tutti i sensi. L'India che stiamo vedendo in questa nuova fase ci ha portato al mare, poi ci ha fatto rinfrescare sotto le cascate, ci ha spinto tra i monti e adesso ci riporta giù. Un saliscendi paesaggistico ma anche di emozioni. Sarò sincera, non sono molti paesi che ti stimolano così prepotentemente da smuoverti dentro pensieri e riflessioni. L'India è proprio uno di quelli e oggi ci mette davanti ad alcuni dei nostri limiti, sia come singoli che come coppia. Buongiorno ragazzi, dalle montagne dell'India siamo a Kodaikanal, ma oggi stiamo già scendendo da questi 2200 metri molto freschi e andiamo verso una città sacra. Dovremo fare un bel po' ritornanti su questo autobus che ci sta aspettando e parte fra 5 minuti. Stamattina sveglia alle 5:30 quando ci hanno bussato alla porta per chiederci di spostare la macchina, che però non abbiamo, quindi vabbè. Posti in pole position stamattina, possiamo goderci il panorama e controllare che cosa combina il nostro autista stamattina. Sempre bello vedere dove si siedono su queste sedioline molto molleggiate. Partiti a tutta velocità, biglietti 60 rupie a testa, quindi pochi centesimi. La mia voce, come vedete, piano piano tornerà in questi giorni, con calma. E oggi scendiamo a 330 metri per raggiungere Palani. Sono solo 65 km, ma per percorrerli ci vorrà un bel po' di tempo. A condurci sulle strade tortuose di questa parte di India, un autobus di quelli cigolanti e arrugginiti, che hanno sicuramente visto tempi migliori, ma si difendono ancora bene. Strada assurda ragazzi, assurda e molto stretta, non adatta sicuramente a chi soffre di vertigini. Adesso abbiamo cambiato il versante della montagna e quindi abbiamo tutto il precipizio a destra. Per fortuna oggi pilota e copilota sono molto cauti, molto bene, molto bene. Mi sa che stanno litigando perché uno dice stai attento, vai più di là, vai più di qua, vai più di là. Mi sa che il copilota ha preso anche un bel colpo di frusta e infatti al collare, quindi probabilmente vuole evitare altri problemi. La vista piace anche alla signorina che fa le riprese. E ogni tanto accompagnano questi cavalli. Un cavallo pazzo. 10 minuti di pausa ragazzi, stiamo facendo un sacco di tornanti adesso e qua i tornanti li chiamano hair come capelli, pin come molletta, quindi mollette dei capelli, ne ha fatte diverse adesso. Ti rende l'idea se ci pensi, le mollette quelle nere dei capelli. Questo è l'autogrill dove siamo arrivati. Ah, con vista questo perché siamo proprio sulla montagna. Un bel tè e via. Questa è la vista che c'è dall'autogrill, si vede tutta la montagna di fronte e stiamo attraversando tutta una super foresta altissima. Stiamo attraversando? Che ho tutto chiuso, non sento neanche più le orecchie tappate, quindi sono nel mio mondo, parlo una lingua diversa. Che posti ragazzi, adesso stiamo facendo uno degli ultimi tornanti. Questa zona è incontaminata, ci sono soltanto montagne e c'è anche questo lago con una diga, uno spettacolo in questa zona. Molto frequentato il luogo ragazzi, ci sono anche le carrozze con i cavalli. Adesso noi stiamo cercando un posto per dormire, come vedete c'è un gran casino e quindi vediamo cosa accade adesso. Proviamo anche questo. Full. Momento disagio ragazzi, sono tutti pieni, o meglio ci dicono di essere tutti pieni, ma in realtà quando entra Paolo da solo sembra che abbiano la stanza, quando entro anch'io dicono no. Questa cosa non l'abbiamo ancora capita. Non so se è una questione di no, non potete, siete una coppia, o non sanno se siamo sposati o meno, non lo so, però fatto sta che è tutto ogni tanto pieno. è così. E quindi stiamo continuando a cercare, stiamo provando tutti i lodge che troviamo, tutti gli hotel che troviamo, uno a uno, ma per ora ce n'è uno niente. Più avanti, possiamo provare un altro.
c'era un po' questo rischio nell'aria, nel senso che questa Palani è una città di meta di pellegrinaggio, c'è un sacco di gente infatti, e vengono tutti per quel tempio che si intravede là sullo sfondo, vedete c'è una collina là in fondo e sopra c'è un gigantesco tempio sempre dedicato a Murugan, il dio della guerra, che è molto venerato in questa zona del paese, ma purtroppo questo vuole anche dire che ci sono tanti turisti locali e quindi difficilmente accettano gli stranieri. Se Paolo sta entrando qua dentro, a me sembrava un tempio questo, però vediamo che cos'è, lui si è buttato là dentro. Il vantaggio di avere le orecchie tappate in India è che sembra tutto molto più silenzioso. Abbiamo risolto, ragazzi. Allora, c'è una cosa che è successa in India in questi anni, perché allora noi eravamo abituati ad andare online e vedere tutta questa catena Oyo che metteva delle offerte assurde su internet, ma poi arrivavi e questa camera non c'era mai. È un problema di cui abbiamo parlato anche diverse volte in questi anni. In realtà il problema è stato risolto e adesso, andando online, abbiamo trovato una mega offertona per oggi stesso. Quindi possiamo bypassare tutto questo casino e questa ricerca e andare direttamente al posto che abbiamo prenotato. L'abbiamo trovato a 9 euro, 840 rupie, ed è a 850 metri. Cioè l'abbiamo bypassata stavolta. Ce l'abbiamo fatta. Non succede spesso. Dopo tutti questi full, anche perché abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone viene qui e gli hotel sono 24 ore. Questo cosa vuol dire? Che non c'è un orario di check out, quindi non sanno mai veramente a che ora la gente se ne va. Quindi è un po' un casino, tu può essere che vai lì, adesso è full, ma tra 2 ore è tutto libero, perché escono tutti, insomma funziona un po' così. Invece in questo caso invece alla stanzetta andiamo, buttiamo i bagagli e poi ci buttiamo a scoprire questa folle Palani. Comunque le pubblicità sono bellissime, qua ci fanno capire che si può fare anche la doccia in camera, perché c'è la doccia con l'acqua calda. Si sta mettendo male, ma stanza da sogno, ragazzi, dopo tutte le stanze da incubo, seconda volta consecutiva, uno stanzone. E guarda qua dietro che cosa c'è. Angela, cosa c'è qua dietro? Ci sono io. Ah, ci sei tu. L'antibagno e il bagno. E profumo di pulito. Profumino che c'è, è incredibile. Si sta mettendo veramente male, poteva essere un disastro questa Palani, invece veramente. La svolta improvvisa. E la vista invece? Ah, il muro. Pazzesca sta cosa, ragazzi, dobbiamo anche noi riabituarci adesso, perché eravamo tra le montagne in quei posti incontaminati, adesso siamo arrivati nella mega cittadina iperreligiosa con un sacco di pellegrini. L'India è folle, ragazzi. Thank you very much. Fettina di anguria, ragazzi, per affrontare la salita. Eccola qua, perché siamo rimasti in camera nelle ultime 4 ore, ma adesso siamo pronti a salire sul monte. È sceso un po' il sole, quindi fa anche meno caldo. Io non riesco a fare più nulla perché ho l'anguria in una mano e nell'altra la telecamera. Ti aiuto, Angela? Vai. Com'è? Un po' calda, È un po' calda. Un po' calda. È dolce? But very, very good. Sì. Ah, abbiamo appena scoperto che non si può entrare nel tempio con i cellulari, con la camera, con le ciabatte, praticamente soltanto con una maglietta e dei pantaloni sotto il ginocchio, ma anche senza maglietta evidentemente. Quindi, ragazzi, praticamente non possiamo riprendere nulla all'interno del tempio. È un tempio molto molto sacro, il più sacro, il posto più importante dal punto di vista religioso che stiamo trovando in questa fase di India. Qua intanto c'è un sacco di gente, ragazzi, che lascia i cellulari qui, che poi sale al tempio e che passa invece qua dietro. Qua ci sono tutte le persone che si stanno dirigendo alla salita del tempio, che inizia poco più avanti. E guardate, ragazzi, che scene pazzesche. Noi abbiamo deciso che lasceremo tutto quanto in camera e poi torneremo, la faremo direttamente noi a piedi, senza avere nulla. Tutto il percorso per salire al tempio è delimitato da questa inferriata e dietro ci sono tutti i posti dove si possono depositare i cellulari, là dietro sullo sfondo. La schiera sta telefonando prima di lasciare il telefono. I
i pellegrini vengono da tutta l'India per fare questo pellegrinaggio che ti porta sulla cima della montagna e l'ultima parte prevede 700 scalini, oppure c'è una funicolare che hanno costruito per chi appunto questi 700 scalini non riesce a farli. È un luogo molto importante, è uno di quelli che vengono chiamati i campi di battaglia di Murugan, è fondamentale appunto per i fedeli venire fino a qui. Almeno questa zona diciamo che è chiusa al traffico, ogni tanto passa un'ambulanza, ogni tanto passa qualche carrettino, quindi è più tranquilla rispetto a quello che c'è invece fuori da questa zona adiacente al tempio. Quando ogni tanto perdo Angela in questo casino, però è sinceramente facile ritrovarsi perché siamo praticamente gli unici occidentali in tutto questo marasma, quindi alla fine basta un attimo aguzzare la vista e Angela si ritrova subito. A questo proposito, prima avevo perso Paolo, mi guardo intorno, mi abbasso un attimo lo sguardo, vedo queste due signore che non so da dove venissero, però mi hanno guardato con uno sguardo tipo come quando vedi qualcosa proprio che non hai mai visto nella tua vita, di assurdo. Lo sguardo perso. Lo sguardo perso, si picchiavano dentro così e mi guardavano. Il business però non finisce mai perché qua si vende di tutto. Sì, questa capacità di mischiare sacro e profano insieme in India è pazzesca, perché a 2 passi dal tempio vendono qualunque cosa, anche i peluche fluorescenti, vedi For Someone Special, giocattoli, un sacco di souvenir, e ci sono anche le immagini proprio del santo, della divinità. Non abbiamo ancora detto una cosa, questa divinità in realtà noi l'abbiamo già vista, perché è vero, è molto venerata qui in questa zona, anche in Sri Lanka, ma è anche la statua gigantesca che c'è davanti alle Batu Caves in Malesia. È sempre Murugan, quindi il dio della guerra, e anche in quel caso abbiamo visto questa mega gigantesca statua di questa divinità con una lancia in mano. È bellissimo perché ci sono tutti i souvenir con l'immagine appunto della divinità, che in questo caso è rappresentata come un bambino con un pavone davanti che è il suo mezzo di trasporto, ma sembra più un cartone animato a vederlo. Stiamo tornando all'hotel a lasciare tutte le nostre cose prima di fare poi la salita. So che può sembrare strano vedere così tanta gente che venera un dio della guerra, ma in realtà è la guerra contro il male, contro le forze del male, quindi il bene che vince sul male, e questa divinità rappresenta una sorta di crescita spirituale e intellettuale. Che schifo, mamma, piedi neri. Mamma mia. Oh, non se ne va. Sei passato le maniere forti? Madonna mia, ragazzi. Non va via il nero. Ragazzi, siamo tornati. Quello che abbiamo visto supera l'immaginazione. Incredibile. Questo è il baretto di stamattina, Palani, cioè sia il tè che tutto il negozietto qua, il signore con i frittini. Questo è un tavolo molto interessante perché qui si prende il tè e una volta che è finito il tè si lascia il bicchierino all'interno di questi buchetti, ce ne sono 4 a tavolino. Io riconosco agli indiani di non essere umani, di essere dei supereroi, di raggiungere dei limiti che io non riuscirò mai a raggiungere, cioè riesco ad arrivare a un certo punto, però poi oltre io mi fermo, per me è troppo, non ce la posso fare, e invece loro sì sono dei supereroi, ragazzi. Abbiamo visto delle scene ieri sera, delle scene incredibili. Allora, partiamo dall'inizio. Siamo saliti al tempio sulla roccia senza nulla, quindi senza telefoni, senza zaini, senza nulla. Abbiamo lasciato tutto. Prima cosa che fanno è ti controllano che tu non abbia niente. Quindi prima domanda è: mobile phone? No, ok. Poi entriamo, in realtà qualcuno aveva portato il telefono per fare le foto, perché c'era un tramonto incredibile, c'era questa palla rossa nel cielo che stava andando dietro le montagne, quindi bellissimo momento per salire, si stava bene. La salita è fatta molto delicata, molto leggera, no? A tornanti, tu sali tutti questi scalini insieme a tutte queste persone di tutte le età, davvero, dai bambini fino agli anziani. Bella lunga, la bella lunga, ci vuole un po'. Arrivi su
Ragazzi, il delirio. C'era così tanta gente, una roba incredibile. Cioè tu arrivi e non sei nel tempio, sei fuori praticamente dalle mura del tempio, perché all'interno ci sono altre cinte di mura con all'interno poi il tempio vero e proprio. Quindi tu arrivi su e ci sono le divisioni delle code. Chi vuole entrare gratis fa una coda che credo duri 5 giorni, non lo so, dalla quantità di gente che c'era. Poi se paghi 10 rupie sono 3 giorni, e se ne paghi 100 è un giorno di coda. Comunque delle code allucinanti, e tutte dentro questi sentieri tracciati con delle sbarre di ferro strettissime, in cui stai uno a uno in fila in pratica. C'era tanta di quella gente, ragazzi. Noi abbiamo pensato, ci mettiamo in coda. È durato 2 secondi forse il pensiero, poi abbiamo detto no. No, è una follia. ma più che altro proprio mi mancava l'aria, cioè vedere tutte sì. queste code, queste gabbie, perché poi alla fine ci si infila all'interno di questi cunicoli fatti da sbarre, e quindi sei tipo all'interno delle gabbie, quindi vai avanti per ore e ore, tutti appiccicati, tutti stretti in queste gabbioline ad aspettare di entrare all'interno del tempio. E ragazzi, sinceramente no. Ci è venuto un po' di claustrofobia, devo dire. Era un po' troppo, La gente che c'era, ma migliaia di persone in uno spazio abbastanza ristretto, cioè è un grande tempio, ma alla fine, cioè, per tutta la gente che c'era non bastava assolutamente. Assolutamente. Rispetto alla gente che c'era sotto, sopra ce n'era molta di più. Cioè noi pensavamo, vabbè, sotto c'è tanta gente, su non tutti avranno fatto questa salita, infatti sono tutti lì. Al contrario, erano tutti là sopra. Mamma mia. In un modo proprio incredibile, tantissima gente. Però devo dire che erano super organizzati, perché ogni tot della salita c'erano i bagni, c'erano i distributori di acqua potabile, c'erano quelli per il soccorso nel caso ci fosse qualcosa. Arrivavi su, potevi comprare tutte le cose per fare le offerte. Insomma, era tutto organizzato molto bene per un numero di persone così grande. Per ciò che è umanamente possibile fare, sì. Dal punto di vista dell'organizzazione è stato fatto. Che comunque la massa era indicibile. Lo so, a noi lascia stupiti vedere che così tante persone decidano di affrontare un lungo viaggio, venire qui, arrampicarsi sulla cima di una roccia e passare ore e ore in attesa solo per venerare una divinità. Ma la fede fa fare anche queste cose, e in effetti io rimango incredula, anche se la cultura in cui sono cresciuta ne ha un'infinità di esempi simili. Il pellegrinaggio di Santiago de Compostela è il primo che mi viene in mente. Ma perché sono tutti qui? La vista è incredibile dall'alto, e la storia di Murugan da sola vale il viaggio. Sì, è sempre lui quello delle tante madri che hanno accolto il seme di Shiva. Ma questo luogo è ancora più speciale per una statua realizzata migliaia di anni fa da un alchimista. Si dice che questa statua di Murugan possa guarire ogni malattia perché venne realizzata con 9 sostanze velenose sapientemente mescolate per far sì che non evaporassero. La sua composizione resta ancora oggi un mistero, e questo, a pensarci bene, dà un senso a tutto il fervore che abbiamo visto. Alla fine può cambiare la religione, può cambiare la lingua, il modo di vivere, ma la salute resta sempre la cosa più importante. E c'è chi si affida a una Madonna per un miracolo e chi ha una statua sulla cima di una roccia. Stiamo tornando verso la stazione dei Pullman perché oggi lasciamo Palani, questo piccolo micro mondo folle, e proseguiamo. Quindi adesso abbiamo 1 chilometro per arrivare alla stazione degli autobus, poi prendiamo un pullman. Allora fondamentalmente non c'è molto da programmare, perché quando si va in stazione degli autobus, bene o male, un modo per spostarti lo trovi anche abbastanza facilmente, anche se si dovesse cambiare eventualmente autobus a metà strada. Bene o male la strada si riesce a prendere. Attenzione. No, thank you. Sì, vendeva le guava. Ok, thank you. Hello? Sorry, Coimbatore? Other side? Ecco, appunto siamo saliti sul primo autobus che si è palesato di fronte. Andiamo a Pollaci, che non è esattamente la nostra destinazione finale, ma poi arrivati lì cambiamo e andiamo a Coimbatore. Ha funzionato, ragazzi, il tempo di scendere da un autobus, siamo saliti su un altro e adesso arriviamo tra un'oretta. Intanto, ragazzi, questa è Angela oggi, cioè, ma ci rendiamo conto?
Sandaletto con calzino, anche se fa un caldo, perché ragazzi abbiamo avuto una bolla sotto i piedi ieri dopo aver camminato a piedi nudi tutto fino in cima al tempio. È venuta sta bolla, quindi ho messo i calzini, cerotto dentro. E adesso chi è che c'ha i calzini? Ero io quello in Giappone, ero io. Eri tu, vabbè, per oggi. வந்து இங்கே வந்து இடம் கிடைக்கலாம் வாழ்றதுக்கு அப்படியே மாறி மாறி அது இங்கே போகலாமா அங்கே போகலாம்னு யோசிச்சு. Sul pullman abbiamo fatto una super chiacchierata con un ragazzo, però ce la siamo fatta totalmente in Tamil, quindi non abbiamo capito praticamente niente. No, vabbè, abbiamo usato un pochino il traduttore e si è capito qualcosina. Allora, fondamentalmente questo ragazzo ha il sogno di andare in Europa, ma non fa questa cosa perché è molto legato alla sua famiglia qua in India e quindi resta in India accanto alla famiglia. Quindi, vabbè, questo più o meno quello che abbiamo capito da questa chiacchierata di un'ora circa, un'ora. Comunque ragazzi, noi siamo arrivati in hotel che non abbiamo prenotato, abbiamo visto il primo hotel, ci siamo fiondati dentro, ci ha detto sì, ho la camera 700 e l'abbiamo presa. Ovviamente come al solito eravamo un po' stanchi e non l'abbiamo guardata bene, diciamo. Questa è la camera, un letto singolo. Allora, va bene lo stesso. Va bene. Allora, ho visto che avevano le lenzuola sotto, le cambiavano tutte, quindi per me già questo è sufficiente, a posto. Ecco. Letto singolo, domani mattina abbiamo la sveglia alle 5 perché abbiamo il treno da prendere proprio qui di fronte, quindi va bene, posizione ottima perché siamo davanti alla stazione, un lettino in due. Vabbè, ci faremo accoccolati stanotte, molto vicini. Dai, anche questo entra comunque di diritto negli horror. Comunque Sì, vabbè, dai. Bettoline, diciamo. Bettola, una Sono bettola. quelle bettole però Sì. non proprio Non nel fondo della classifica. pochino sotto. solo, e comunque c'è un bel televisore. Certo. Quello non manca mai, può mancare tutto, può mancare mezzo letto, ma il televisore non manca mai. L'unico peccato è avere la stanza al primo piano, perché sennò avremmo potuto utilizzare questo bellissimo ascensore di una volta. Ma dici che funziona ancora? Boh. Non so se voglio scoprire. Proviamo? No, Proviamo. non lo lascia prima che parte. Ok. Esplode il palazzo. Comunque ecco, queste sono le scale del posto e niente, noi usciamo volentieri, anche perché abbiamo una fame ragazzi, non abbiamo ancora mangiato niente, sono le 5 di pomeriggio. Comunque ragazzi, da fuori non si presentava per niente male e neanche l'ingresso in effetti, poi cambia tutto una volta che entri. È bellissimo perché tu vai al negozietto per comprare le banane e te le stacchi tu direttamente dal cespo. Se ce la facciamo, costano 5 rupie l'una, ci sono sia quelle gialle che quelle verdi, ma quelle verdi a noi piacciono un sacco perché sono dolcissime. Direi che non ci sono dubbi su quale sia la stazione, c'è una mega locomotiva davanti e la bandiera dell'India che sventola là in alto. Iniziamo con un bel lassi ragazzi, quindi yogurt con il mango in questo caso, una bontà ragazzi, sempre una bontà. Può essere più o meno denso, in questo caso non è tanto denso, ma rimane buonissimo. Un uovo distrutto, ma non per la stanchezza, perché ci abbiamo messo una vita a capire questo menù che praticamente ha tutti gli orari delle cose che servono, ma con anche le mezz'ore, tipo questi vanno solo fino alle 10:30, quelli dalle 7 alle 10 di sera, dalle 12 alle 3. Insomma ragazzi, bisogna studiare qua un intero menù per capire cosa prendere da mangiare e alla fine abbiamo scoperto che adesso, che sono le 5, c'è solo questa roba di tutto questo menù. Ragazzi, comincio ad essere in astinenza. Da pizza? Non vedi come si lecca le labbra. È arrivato il nostro spuntino ragazzi, abbiamo preso 2 ciapati, guarda che bel colore, guarda che bel colore il ciapatino. Che hai fatto con la farina quella integrale, quella più scura. Qui abbiamo le cipolle crude con yogurt e poi ci sono queste verdure in curry che adesso assaggerò immediatamente. Così proprio. Super, buonissimo. Tipo un po' di cocco mi sa, perché si vede un po' più chiaro. Brava. Latte di cocco. Non l'ho assaggiato Angela, Ma è piccante? Chiaramente un pochino sì, però sai che sono proprio buone. Buon appetito. Buon appetito.
Qui in India appena finisci di mangiare ti portano subito il conto, non ti chiedono se lo vuoi, proprio appena finisci l'ultimo boccone ti arriva lo scontrino. Abbiamo speso 137 rupie perché ci sono anche le tasse. In questo posto c'è la tassa che è del 5%, quindi su 130 e 137. E alla cassa ci sono i semini di finocchio che puoi prendere per digerire meglio. È incredibile sta cosa, ragazzi, sappiamo di spezie, Annusa, ma tantissimo. annusa qua. Trasuda masala proprio, trasudiamo masala. C'è un misunderstanding che può accadere tantissimo nel sud dell'India, e cioè pensare che gli hotel siano degli hotel. Non sono degli hotel spesso, sono dei ristoranti. Cioè nel sud dell'India hotel non è soltanto l'hotel, anche, ma è soprattutto ristoranti. Piccolo momento verità di vita di coppia. Ieri, ragazzi, nel casino delle persone, il tempio, e sali a piedi nudi, tutta quella roba lì, insomma. Alla fine ho dato ad Angela, l'ho insultata pesantemente. Dillo davanti a tutti, dillo cosa mi hai detto, che sono come? Sei un clacson, Angela! Anche no, allora, già nel contesto incasinato indiano, insomma, uno impazzisce dopo un po'. Ma se poi anche tu, Angela, cara Mi mia. ha dato del clacson indiano, Mamma, ragazzi, vabbè, ma perché questa è comunque proprio una roba fai questo, fai quello, fai quello, fai quell'altro, fai quell'altro. Cioè, mi dice tutte le cose, mi se stare attenta a ogni passo che faccio, c'è qualcosa che non va, e allora a quel punto scatta, Basta, Angela, allora da allora basta. adesso appena mi dice qualcosa gli rispondo bi. Guarda che È diventata non così vai la tanto nostra lontano dalla realtà, conversazione. Attenzione, perché di fronte alla stazione ci sono queste scene, a parte che qualcuno sta fischiando col fischietto di brutto, ma ci sono tutti i biagini. Guarda quanta roba che sta sul biagino! Non ci posso credere. Pieno zeppo sul tetto, anche all'interno, ma ci saranno tipo 4-5 persone, e qua sono tutti in fila per salire sui pulmini. Hello, how are you? How are you? Very good. Thank you. Hello. You driver? Yeah, I'm Very nice. driver. Very nice. Which country? Italy. 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 Paolo. Paolo. Your name? Imran. Manohar. Ah, hello. He's the mama. Ah, hello, boss. Ah, very good. Thank you. Very nice. I like these little cars. I used to have a little car like this in Italy. Okay. Same. I like it. I like this car. Thank you, bye. Dopo il pranzo delle 5 di pomeriggio siamo venuti a prendere invece il caffè delle 5 di pomeriggio, ed eccolo qua. Guardate, ragazzi, lo fanno addirittura dentro la tazzina tipica italiana, chiaramente un pochino più pieno, ed è con il latte, tipo una mini cappuccino. Molto zuccherato, molto buono, molto very tasty. E questo invece è un panino, ragazzi. Abbiamo presi preso un panino paninello con l'uovo, perché poi tu dici un panino con l'uovo, il pane sembra molto buono, un bel pan brioche, guarda, solo che si vede già che all'interno ci sono... vabbè. l'uovo dov'è? È all'indiana. Provato, l'uovo sodo dentro. Ma è intero o a metà? È a metà. C'è pure le verdure crude, Quindi abbiamo masala come se piovesse, varie verdure crude, una specie di maionese, l'uovo a metà o intero, non ho capito se c'è l'altra metà dietro forse. Sì, eccolo. Sono due metà. Esatto. Ed sarà sicuramente bello piccato. C'è un bel cipollame che esce. Fai l'assaggio, dai, Angela. Vado? Vai. Assaggio questo pezzo Vai. con l'uovo. Il pane è leggermente dolce. C'è un bel po' di spezie, masala. Però non è tanto piccante in realtà, forse perché ho preso l'uovo e quello andava bene. Adesso vediamo il resto. Questo barettino in realtà è più unico che raro, perché spesso non capita di avere... Allora, tanto mi osservano tutti. Non capita di avere in questi barettini o pasticcerie. Hello. Si guardano tutti. Io intanto mangio, Ecco, stavo dicendo, vediamo se riesco a dirlo. Non capita di avere spesso i tavolini con le sedie seduti. Quindi questa cosa è un po' rara da trovare in India. Anche il bar è un buon posto per fare iscritti. Qua scriviamo il nostro nome, a posto. Si è aggiunto il signore al tavolo, è molto pieno questo bar, è super frequentatissimo, vedete quanta gente, tutti i tavoli occupati. Carrellata di dolci dolcissimi, ragazzi. Questi sono super ultra dolci perché sono nello sciroppo del miele, sono imbevuti la maggior parte. Guardate quante palline tutte colorate. Funziona l'ascensore.
Eccolo. Sta scendendo adesso. Tutto il meccanismo che si muove, si vede tutto. Siamo tornati nella nostra stanzetta. Fuori l'India continua a vivere ancora per qualche ora. Per noi però la giornata finisce qui ufficialmente. Anche perché domani alle 5 di mattina sveglia, perché si va, ragazzi, andiamo nel luogo che stiamo sognando di vedere dal momento in cui abbiamo messo piede in India questa volta, una delle motivazioni principali per cui siamo tornati. Esatto, respira, prendi fiato. Proprio così però, hai ragione, è svenuto, ma è questo. È tutto verissimo, ragazzi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure, quello che succederà. Manca ossigeno al Ecco, cervello. boss. Noi vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo. Alla prossima, ragazzi. Ciao.